Ehi ragazzi, bentornati su Wikos, io sono Lumberjack e questa è Login, la rubrica dove parlo di videogiochi. Oggi invece vi porto Gears of War, uno dei miei titoli preferiti in assoluto che ha fatto la storia dei giochi Xbox. Oltre ad essere un'esclusiva Xbox, è un'esclusiva Microsoft, quindi lo potete giocare sia su computer che su Xbox. Il primo Gears of War inizialmente fa un preludio di quello che è successo prima degli avvenimenti del gioco. Mentre l'umanità vive felice con la sua vita, a un certo punto delle locuste, degli esseri enormi escono dalla terra. Infatti questo giorno verrà chiamato I-Day, giorno dell'emersione. La storia quindi inizierà parlando di questo e ti introdurrà il primo personaggio in assoluto, che è Dominic. Dominic entra nella prigione per salvare il suo migliore amico Marcus Phoenix. Questi sono i personaggi principali della prima trilogia e che ci accompagneranno quindi in tutti i giochi. Quindi Marcus Phoenix uscirà dalla prigione dopo che il governatore avrà dato il benestare a liberare tutti i prigionieri. Marcus Phoenix ovviamente uscirà grazie all'ausilio del suo amico Dom, inizierà a collaborare quindi col governo, quindi con i Gears, per salvare l'umanità un po' controvoglia, perché ovviamente ha il suo risentimento verso il governo attuale per come gestisce le cose. Il primo Gears of War quindi si baserà sul salvataggio di informazioni importanti finché non arriverai a combattere assieme a diverse squadre. Quindi il primo impatto sarà salvare la squadra Alpha, che è capitanata da anch'esso un personaggio importantissimo, Baird e Cole. Per ogni gioco potrai scegliere se prendere un percorso piuttosto che un altro e a seconda del percorso essere affiancato da un amico diverso, finché non si arriverà a un certo punto che si scopriranno alcuni altarini del passato del padre di Marcus Phoenix. Questo è il primo Gears. Gears of War 2 non è altro che il continuo della storia precedente, dove si pensava di essere riusciti a combattere le locuste, mentre ovviamente la cosa non ha funzionato. Quindi dovremmo combattere di nuovo per ripristinare un attimino quello che è l'umanità, che si sta pian piano distruggendo. Infatti la città principale sarà molto in pericolo e questa, diciamo, è la storia di Gears 2. Vi tengo un po' più sulle strette perché sennò ci sarebbero troppi spoiler. Partiamo da Gears of War 3. L'umanità è caduta, è quasi completamente sconfitta, ma i Gears faranno in modo che questo non sia una fine ma sia un nuovo inizio. Quindi combatteranno queste locuste che diventeranno sempre più forti, sempre più intrinseche nell'umanità, senza capirne il reale significato. Devo essere un po' meno specifico perché essendo che arriviamo fino al 6 sono tutti collegati, vi farei troppi spoiler. Mi fermo fino al 3 ragazzi, ma non perché non voglio parlarvi degli altri, ve ne parlerò, ma affronterò dei discorsi diversi da quello che è lo storytelling, quindi non vi racconto della storia di per sé, non troppo, almeno qualche cosa ve la devo dire, perché sennò vi perdereste tutto il gusto di giocare a dei videogiochi che arrivano tra poco fino al 6. Quindi vi faccio un accenno allo spin-off di cui vi posso parlare, che è Gears of War Judgment, nonché la storia di Baird e Cole, quindi della squadra Alpha, che è un prequel diciamo al primo Gears of War, ma è un collegamento allo stesso. Detto questo, vi parlerò un attimino dei personaggi. I più ricorrenti sono Marcus Phoenix, Dom e una varia famiglia piena di persone che si chiamano tutti quanti Carmine. Li troveremo in ogni singolo gioco, che ci affiancheranno con varie modalità. In Gears 4 ci sono alcuni cambiamenti, non tanto inerenti solo alla trama, ma inerenti anche a un paio di modalità di gioco. Il gioco non si concentrerà più su Marcus Phoenix e la sua squadra, ma su Kate, una ragazza che arriva da un insediamento di persone e inizierà a collaborare con i Gears. Questo non vi posso dire più di tanto, semplicemente si scopriranno anche qui degli altarini riguardanti direttamente Kate e tutta la sua famiglia e ci porteremo avanti questa storia con i nuovi Gears, quindi il 5 e speriamo il 6, che speriamo uscire tra un paio d'anni perché è ufficialmente in lavorazione. Detto questo, ci sono alcuni personaggi importanti e partiamo però da Gears of War 5. Bisognerà fare, a differenza di tutti gli altri giochi, una scelta. Alla fine del gioco dovrete scegliere A o B, il che non cambierà molto a livello di gioco, ma cambierà molto a livello della storia. Vediamo se questa scelta verrà introdotta, quindi come cambiamento perenne anche all'interno del sesto gioco, che ti adatterai a seconda della scelta che hai fatto con i salvataggi precedenti. Speriamo
facciano questa cosa qui o trovino un escamotage per fare in modo che questa scelta è stata completamente inutile. Detto questo, più o meno questo è Gears of War, la storia dell'umanità che perennemente cerca di sopravvivere, soprattutto a delle locuste. Un po' mi ricorda l'antico Egitto e la piaga delle cavallette. Soprattutto, ragazzi, Netflix ha confermato di aver comprato i diritti per fare un lungometraggio di Gears of War e una serie animata per adulti. Ovviamente non è inteso a luci rosse, anche se il colore dominante in Gears è il rosso. Sarà una serie molto forte e violenta. Detto questo, io sinceramente appoggio Dave Bautista che si è proposto come Marcus Phoenix, perché secondo me è preciso identico, è lui. Ovviamente speriamo che Netflix accolga le parole di un po' di tutti noi e soprattutto quelle di Dave Bautista. E niente, io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito, aspetteremo i vari aggiornamenti sulla serie e il film di Gears e soprattutto ricordatevi di seguirci su Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch e X. Alla prossima!